Immaginate un volto, non un teschio scarnificato, né una mummia dal ghigno grottesco. Immaginate un viso maschile, con le palpebre delicatamente chiuse, le labbra increspate in un sorriso appena accennato e una barba corta, curata, che sembra essere stata tagliata solo ieri. Sembra che stia dormendo, cullato da un sogno sereno. Ma questo sonno dura da 2400 anni. Siamo in Danimarca, è il 6 maggio del 1950. Nella torbiera di Bjael Skovdal, non lontano da Silkeborg, due fratelli stanno scavando per estrarre torba combustibile, ignari di essere sul punto di riaprire un cold case che sfida il tempo. Quando la pala scopre quel volto incredibilmente conservato, il loro primo istinto è chiamare la polizia, convinti di aver trovato la vittima di un recente omicidio. E in un certo senso hanno ragione. C'è stata una morte violenta. Attorno al collo dell'uomo, nascosto tra le pieghe della pelle conservata dagli acidi della palude, c'è un cappio di cuoio intrecciato. Chi era quest'uomo? Perché è stato ucciso e deposto con tanta cura in una palude sacra? Era un criminale giustiziato secondo le severe leggi tribali dell'età del ferro? O un messaggero inviato agli dei per placare la loro ira? Benvenuti in questo viaggio nelle nebbie del passato. Oggi indagheremo su uno dei più grandi enigmi dell'archeologia europea, il mistero dell'uomo di Tollund. Tutto ha inizio in una giornata apparentemente ordinaria. È sabato, il 6 maggio del 1950. Siamo nella penisola dello Jutland, nel cuore geografico della Danimarca. La torbiera di Bjael Skovdal, situata a circa 10 km a ovest di Silkeborg, è un luogo silenzioso, umido, dominato dai colori bruni della terra e dal verde muschiato della vegetazione palustre. Qui, due fratelli del posto, Viggo ed Emil Akkard, accompagnati dalla moglie di uno di loro, sono impegnati nel duro lavoro di estrazione della torba. Per queste comunità rurali, la torba non è solo fango, è combustibile prezioso, essenziale per il riscaldamento e la cucina. Mentre le loro pale affondano nel terreno spugnoso, a circa 2,5 metri di profondità, la lama di uno strumento incontra qualcosa di inaspettato. Non è una radice, né una pietra. Ciò che emerge dal fango scuro è un volto umano. La reazione immediata, come abbiamo accennato, è il panico misto a senso civico. Il volto è talmente fresco, la pelle così integra, che i fratelli non hanno dubbi. Qualcuno è stato assassinato e nascosto lì di recente. La polizia di Silkeborg accorre sul posto, ma gli agenti, pur prendendo atto del ritrovamento, intuiscono che c'è qualcosa di anomalo. Quel corpo non ha l'aspetto di un cadavere in decomposizione, ma piuttosto di una statua di cuoio scuro. È a questo punto che entra in scena una figura chiave, il professor Peter Wilhelm Glob, un eminente archeologo dell'Università di Aarhus. Quando Glob arriva alla torbiera, capisce subito di trovarsi di fronte a un reperto eccezionale dell'antichità. Davanti ai suoi occhi giace un uomo rannicchiato su un fianco, in posizione fetale, come se stesse dormendo. Ma ciò che colpisce l'archeologo non è solo la posa, bensì i dettagli inquietanti del suo abbigliamento, o meglio, della sua nudità. L'uomo di Tollund è completamente nudo, fatta eccezione per 3 elementi distintivi che ci parlano direttamente della moda e delle usanze dell'età del ferro preromana. In testa indossa una cuffia di pelle di pecora a punta, cucita con cura e fissata sotto il mento con un laccio di cuoio. La pelliccia è rivolta verso l'interno per garantire calore. In vita porta una cintura di cuoio semplice, annodata sul ventre. E infine l'elemento più macabro, un cappio di pelle intrecciata, stretto attorno al collo, con l'estremità libera che ricade lungo la schiena. Ma come è possibile che un corpo rimanga intatto per 2400 anni? La risposta risiede nella chimica unica della torbiera. L'ambiente in cui l'uomo è stato immerso è una capsula del tempo biologica. L'acqua di queste paludi è povera di ossigeno, estremamente acida e ricca di un muschio specifico, lo sfagno. Lo sfagno rilascia un composto chimico chiamato sfagnano, che impedisce la proliferazione dei batteri responsabili della putrefazione. In sostanza, la palude ha agito come un conciatore naturale, ha trasformato la pelle dell'uomo in cuoio resistente, ha tinto i suoi capelli, originariamente forse biondi o castani, di un rosso acceso e ha preservato persino le impronte digitali e le linee del volto. Le ossa, al contrario, a causa dell'acidità dell'acqua, si sono parzialmente decalcificate, diventando morbide e flessibili,
ma i tessuti molli sono giunti a noi in uno stato di conservazione che ha del miracoloso. Il professor Glob dispose che l'intero blocco di torba contenente il corpo fosse tagliato e trasportato intatto al Museo Nazionale di Copenaghen. Lì, lontano dal fango di Bjael Skovdal, la scienza avrebbe iniziato a svelare i segreti custoditi all'interno di quel corpo silenzioso. Se potessimo incontrare l'uomo di Tollund mentre era in vita, ci troveremmo di fronte a una figura piuttosto minuta per gli standard moderni, ma nella media per l'epoca. Era alto circa 1,61 m. L'analisi delle ossa e dei denti, in particolare i molari del giudizio completamente spuntati, ci dice che aveva circa 40 anni. Nel IV secolo a.C., un'età del genere non faceva di lui un vecchio decrepito, ma certamente un uomo maturo che aveva superato le insidie della giovinezza in un mondo ostile. Ma l'aspetto più straordinario di questa autopsia a distanza di millenni riguarda il suo ultimo pasto. Nel 1950 i medici legali prelevarono l'intero apparato digerente. Lo stomaco e l'intestino erano intatti, sigillati come un contenitore Tupperware antico. Ciò che trovarono all'interno è diventato uno dei documenti più dettagliati sulla dieta dell'età del ferro mai scoperti. Circa 12-24 ore prima di morire, l'uomo si sedette per mangiare una zuppa, o meglio una pappa densa. Non c'era carne in quel pasto, né pesce, né frutta fresca. Era un composto interamente vegetale. Le analisi microscopiche hanno identificato chicchi di orzo e semi di lino, mescolati con una quantità sorprendente di semi di piante selvatiche. Tra queste spiccava la persicaria pallida, Pale persicaria, insieme alla camelina, Gold of Pleasure, e al farinello, Chenopodium. In totale sono stati contati semi appartenenti a oltre 40 specie diverse di piante. Cosa ci dicono questi ingredienti? Ci forniscono un indizio fondamentale sulla stagione della morte. La mancanza totale di bacche fresche, erbe verdi o frutta estiva suggerisce che l'uomo di Tollund morì in inverno o all'inizio della primavera. Era il tempo in cui le riserve di grano scarseggiavano e si doveva integrare la dieta con ciò che la natura offriva spontaneamente o con ciò che era stato essiccato. C'è un dettaglio affascinante emerso da riesami più recenti, nel 2021. Nella zuppa erano presenti tracce di croste di cibo bruciato. Questo significa che la pietanza fu cotta in una pentola di terracotta sopra un fuoco vivo, forse mescolata con l'acqua torbida della palude stessa o di un fiume vicino. Possiamo anche dedurre il suo stato di salute. L'uomo di Tollund non soffriva la fame, il suo corpo era ben nutrito. Tuttavia, non era esente dai mali del suo tempo. Le analisi hanno rivelato la presenza di uova di tricocefalo, Trichuris trichiura, e di ascaridi, parassiti intestinali comuni in popolazioni che vivevano a stretto contatto con il bestiame e con scarsi sistemi igienici. Un'ultima nota curiosa, spesso dibattuta. Nei campioni sono state trovate tracce di ergot, segale cornuta, un fungo parassita dei cereali che può causare allucinazioni, è la base naturale dell'LSD e avvelenamento. Per anni si è speculato che l'uomo fosse stato drogato per indurre una trance mistica prima del sacrificio. Tuttavia, le analisi quantitative più moderne indicano che la quantità di ergot era minima, probabilmente un'infestazione accidentale del grano piuttosto che un ingrediente psichedelico intenzionale. L'uomo andò incontro al suo destino pienamente lucido. Aveva mangiato a sazietà, si era riscaldato con una zuppa calda. Poi, il tempo per i pasti finì per sempre. Dopo aver consumato il suo ultimo pasto d'inverno, l'uomo di Tollund fu condotto alla palude. Non sappiamo se vi arrivò con le sue gambe, camminando solennemente circondato dai membri della sua tribù, o se vi fu trascinato. Quello che sappiamo con certezza è come morì. Per decenni, gli studiosi hanno dibattuto se fosse stato strangolato a terra o impiccato. L'analisi forense moderna ha sciolto questo dubbio, leggendo la storia scritta direttamente sulla sua pelle. Attorno al collo, l'uomo porta ancora l'arma del delitto, un cappio ricavato da 2 strisce di pelle di animale intrecciate, lungo circa 1,5 metri. Il cappio lasciò un solco profondo e netto sotto il mento e ai lati del collo, ma non sulla nuca. Questo dettaglio è fondamentale. Indica che al momento della morte il corpo era sospeso, con il peso che tirava verso il basso, facendo risalire il nodo verso la parte posteriore della testa. Non fu un'impiccagione come la immaginiamo nei film western, con una botola che si apre e il collo che si spezza per il contraccolpo.
Le radiografie delle vertebre cervicali hanno mostrato che il collo è intatto. La sua fu una morte più lenta, causata dall'occlusione delle arterie carotidee e dalla compressione della trachea. Fu sollevato da terra, soffocato dal suo stesso peso. Una fine terribile, ma probabilmente rapida. L'incoscienza sarebbe sopraggiunta in pochi secondi. Ma è qui che il quadro cambia, trasformandosi da una brutale esecuzione in qualcosa di molto più complesso. Se fosse stato un criminale odiato, un assassino o un traditore giustiziato e gettato via, ci aspetteremmo di trovare segni di violenza pre- o post-mortem, ossa fratturate o una sepoltura frettolosa e irrispettosa. Invece, il trattamento riservato al cadavere dell'uomo di Tollund è di una delicatezza sconcertante. Dopo la morte, qualcuno lo adagiò con estrema cura sul fondo della torbiera, che all'epoca era probabilmente uno specchio d'acqua circondato da canneti. Lo posizionarono sul fianco destro, in quella posa fetale che suggerisce il sonno o la rinascita. Ancora più toccante è il dettaglio del volto. Qualcuno, forse un familiare o un sacerdote, gli chiuse delicatamente gli occhi e la bocca dopo la morte. Non ci sono segni di lotta sulle sue mani o sulle braccia. Non provò a liberarsi dal cappio all'ultimo istante. Accettò il suo destino con una rassegnazione che fa brividi. Questo contrasto stridente, la violenza del cappio contro la tenerezza della deposizione, è la chiave di volta che ci porta a scartare l'ipotesi di un semplice omicidio punitivo. Non si tratta un nemico con tanta cura. Si tratta così qualcuno che ha un valore immenso. L'uomo non fu nascosto per occultare un crimine, fu offerto. Per capire il perché di questa morte, dobbiamo spogliarci della nostra mentalità moderna e razionale ed entrare nella testa di un abitante dello Jutland del IV secolo a.C. Per noi, una palude è un luogo insalubre, pericoloso, una terra desolata da bonificare. Per la gente dell'età del ferro, invece, la torbiera era un luogo sacro. Era un mondo liminale, né terra solida né acqua corrente. Una zona di confine instabile che non apparteneva né ai vivi né ai morti, e proprio per questo fungeva da portale di comunicazione con il divino. Sappiamo che queste popolazioni consideravano l'acqua un elemento di transizione. In molte torbiere danesi e del nord Europa, gli archeologi non hanno trovato solo corpi, ma tesori inestimabili, calderoni d'argento finemente lavorati, armi spezzate ritualmente, gioielli, persino panetti di burro conservati in contenitori di legno. Erano offerte, doni gettati nell'abisso nero per placare entità invisibili. Lo storico romano Tacito, scrivendo la sua opera Germania secoli dopo, nel 98 d.C., ci offre una pista intrigante, anche se va presa con cautela. Tacito distingue nettamente tra due tipi di morte nelle tribù germaniche. I traditori e i disertori venivano impiccati agli alberi, esposti alla vista di tutti. Ma i codardi, i corpi infami e coloro che commettevano atti contro natura, venivano annegati nel fango delle paludi, premuti sotto graticci di vimini affinché sparissero per sempre. Tuttavia, l'uomo di Tollund non corrisponde al profilo del criminale infame descritto da Tacito. Non è stato gettato via con disprezzo, né bloccato sott'acqua con rami o pietre, come invece è accaduto ad altre mummie di palude, come la ragazza di Windeby. La sua deposizione è rispettosa, quasi regale. Questo ci porta all'ipotesi più forte, il sacrificio a Nertus, la madre terra. Ricordate l'ultimo pasto consumato in inverno? Quella stagione era il momento più critico per una società agricola. Le scorte finivano, il buio dominava, il gelo minacciava la sopravvivenza della tribù. Forse l'inverno di quell'anno fu particolarmente duro. Forse la primavera tardava ad arrivare. La comunità aveva bisogno di un messaggero. Qualcuno che portasse una richiesta urgente agli dei della fertilità. Fate tornare il sole, fate germogliare il grano. L'uomo di Tollund non era una vittima nel senso moderno del termine. Era un dono prezioso. In una logica rituale spietata ma coerente, si sacrifica ciò che ha valore. Forse era un membro rispettato della comunità, o forse uno schiavo scelto appositamente che, nel momento della selezione, acquisiva uno status sacro. Il cappio al collo non era solo un'arma, ma un simbolo, il segno della sua consacrazione al Dio. La torbiera, con le sue proprietà conservanti che gli antichi dovevano aver notato, era il luogo dove il tempo si fermava. Consegnando il corpo alla palude, essi lo resero immortale, un guardiano eterno posto a difesa della tribù,
sospeso per sempre tra il mondo degli uomini e quello degli spiriti. Eccoci giunti all'epilogo di questo viaggio. È il momento di far parlare gli atomi e di guardare per l'ultima volta quel volto sereno. Fino a pochi anni fa, molte domande sull'identità dell'uomo di Tollund erano destinate a rimanere senza risposta. Ma la scienza non si ferma mai. Recentemente, i ricercatori hanno sottoposto un frammento del femore dell'uomo all'analisi degli isotopi dello stronzio. Lo stronzio è un elemento chimico che si accumula nelle ossa attraverso l'acqua e il cibo, agendo come un GPS biologico. La sua firma chimica cambia in base alla geologia del luogo in cui si vive. Si pensava che forse l'uomo di Tollund fosse un viaggiatore, uno schiavo catturato in terre lontane o un nobile straniero. Il verdetto del laboratorio è stato inequivocabile. Era uno del posto. I valori isotopici confermano che aveva vissuto nella penisola dello Jutland almeno per gli ultimi anni della sua vita e probabilmente vi era nato. Non era un estraneo portato lì per morire, era un figlio di quella terra. Era uno di loro. Questo dettaglio rende il sacrificio ancora più potente e inquietante. La comunità non ha offerto un nemico sacrificabile, ma ha rinunciato a uno dei propri membri. Quindi, omicidio o sacrificio? Se mettiamo insieme tutti gli indizi raccolti dalla scena del crimine più antica della storia, il quadro è chiaro. La cura meticolosa nella deposizione del corpo, la posizione fetale composta e gli occhi chiusi da mani pietose. Il luogo del ritrovamento, una torbiera sacra e non una fossa comune. L'assenza di traumi difensivi. Tutto punta verso il sacrificio rituale. L'uomo di Tollund non fu ucciso per odio, ma per amore, o meglio, per paura reverenziale verso gli dei. La sua morte doveva servire a garantire la vita degli altri, a portare l'inverno verso la primavera. Oggi, l'uomo di Tollund riposa al museo di Silkeborg, protetto da un vetro, non più avvolto dalla torba ma sospeso nel tempo. Ogni anno migliaia di persone si recano lì e rimangono in silenzio davanti a lui. Perché ci affascina così tanto? Non è per il macabro dettaglio del cappio. È per quel sorriso enigmatico. È il volto più umano che l'antichità ci abbia mai restituito. Guardandolo, non vediamo un reperto archeologico. Vediamo un uomo che ha provato freddo, fame, paura e speranza, esattamente come noi. E in quel suo sonno eterno, che dura da 2400 anni, ci ricorda che, nonostante i millenni che ci separano, le paure e i desideri dell'essere umano sono rimasti immutati. L'uomo di Tollund è morto per placare gli dei, ma in un certo senso ha sconfitto la morte. Perché finché continueremo a guardare il suo volto e a raccontare la sua storia, lui non sarà mai veramente scomparso. Grazie per aver seguito questo episodio sul canale Storia e Antiche Civiltà. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale, lascia un commento, condividi il tuo pensiero sul mistero di Tollund e se vuoi, suggerisci un nuovo argomento storico da esplorare insieme. Ci vediamo nel prossimo viaggio nel tempo.